Sto registrando, che tra l'altro poi ho dimenticato di battere le mani. Salve a tutti ragazzi, qui è sempre Tutorial More e sono tornato. Anno nuovo, vita nuova, ma soprattutto studio nuovo, più spazioso, più efficiente e più bello. In questo video elencherò le soluzioni che ho adottato per massimizzare l'efficienza del mio lavoro. Tutto è partito da una domanda: occorre davvero spendere cifre considerevoli pur di ottenere un risultato professionale, comodo e bello da vedere? Se si riesce a ragionare sulla realtà concreta delle cose, ci si rende conto che un obiettivo può essere raggiunto in modi diversi, più o meno costosi. Il mio obiettivo, dunque, è stato quello di scegliere il procedimento meno costoso, senza però rinunciare a tutti quei comfort tipici di un'attrezzatura professionale. E quando si decide di utilizzare un oggetto in modo non convenzionale, ecco che una marea di possibilità si apre di fronte a noi. L'esempio più lampante lo state vedendo già adesso. Ma dai che si vede! La tenda a rullo Tuplur dell'IKEA, che all'occorrenza può diventare un ottimo fondale fotografico. Alla facilità di apertura e chiusura, priva di un qualsiasi supporto ingombrante, si affianca anche un'ottima qualità del materiale, poliestere non riflettente e privo di qualsiasi piega. Posso dire con assoluta certezza che spendendo meno di un fondale fotografico di questo tipo otterremo dei risultati diversi sotto tutti i punti di vista. Ma confrontiamo la tenda a rullo ed il fondale fotografico che possiedo, analizzando ogni singolo aspetto. La prima cosa di cui ci accorgiamo è che il tempo di apertura della tenda IKEA è praticamente nullo se confrontato con quello del fondale fotografico, per il quale di solito impiego dai 5 ai 10 minuti per aprire gli stativi, per agganciare il fondale, per metterlo all'altezza desiderata e soprattutto per stenderlo in modo che le pieghe si vedano il meno possibile, dato che il materiale di cui è composto, ovvero poliestere, non può essere stirato perché si scioglierebbe sotto il ferro da stiro. Anche la tenda Tuplur è dello stesso materiale, ma almeno l'IKEA ha avuto il buon senso di offrire una soluzione che permettesse al cliente di trasportare il tessuto già completamente stirato, piuttosto che piegato su se stesso. Per una realtà simile alla mia, dove l'impiego di stativi e strutture creerebbe una situazione di ingombro troppo fastidiosa, la tenda a rullo è stata davvero una boccata d'aria fresca. Anche perché quando non mi serve mi basta semplicemente ritirarla su, così da mantenere la stanza esteticamente pulita e così da evitare che il fondale prenda polvere e che si sporchi. Illuminando il set notiamo un'altra grossa differenza. Mentre sul fondale fotografico anche la minima quantità di luce riesce a formare quei fastidiosi aloni, sulla tenda a rullo non succede niente, semplicemente perché non riflette. Questo significa che avrò una maggiore libertà di manovra delle mie luci e che non dovrò necessariamente allontanarle dal fondale per evitare sgradevoli effetti estetici. Il bello di questa tenda è che potenzialmente se ne potrebbero montare diverse in cascata, così da cambiare velocemente set. Ma se non siete dei tipi che cambiano fondale in continuazione, potete montare un solo supporto e rimuovere il rullo quando ne avete effettivamente bisogno. Ma un prodotto di questa fascia avrà sicuramente delle limitazioni, no? No, non ne ha. Neanche le dimensioni ne risentono, dato che con 35 euro vi portate a casa... Sembra uno delle televendite. Nemmeno le dimensioni ne risentono, perché con 35 euro vi portate a casa un fondale di ben 2 metri per 2 metri, ideale per primi piani, per piani americani, cose così. Sicuramente non può essere utilizzato in esterni, perché non vedo dove voi possiate appenderlo, però per le attività in studio va benissimo. Mi è dispiaciuto solo il fatto che i colori disponibili siano solo 3, bianco, grigio e nero, che vanno bene per tutte le occasioni, ma che non aggiungono qualcosa di effettivamente diverso. Girando e rigirando su internet, alla fine sono tornato sempre sul sito dell'IKEA e ho trovato il prodotto che risponde a questa necessità. Disco Dance, un po' più piccola della Tuplur ma disponibile in tantissimi colori.
ma non l'ho comprata. E perché non l'ho comprata? Influenza cinese, influenza cinese. E perché non l'ho comprata? Perché l'IKEA italiano ancora non lo vende e perché ogni singolo negozio IKEA fa spedizioni nazionali e non internazionali. Ma qualcosa mi fa pensare che arriverà presto anche nei negozi italiani, in quanto visualizzando il PDF sulle istruzioni del montaggio si vede benissimo che è presente anche la lingua italiana, quindi sicuramente la troveremo in futuro. O forse vado solo io perché sono l'unico che va a comprare tende per poi spacciarle per fondali fotografici. Postazione. Ha tutto l'essenziale per svolgere il lavoro in modo comodo. La scrivania non è altro che una semplice tavola Limon dell'IKEA, il cui colore, bianco, contrasta benissimo con gli elementi che appoggio sopra. Questo fattore si trasforma in una maggiore facilità di recupero degli oggetti, quali mouse, joystick, smartphone, cose così. Credetemi, era davvero scomodo sprecare diversi secondi per qualcosa che praticamente si mimetizzava con la scrivania. Ho cercato di seguire una linea pulita, eliminando principalmente i cavi superflui, da sopra e da sotto la scrivania. Con una multipresa e qualche graffetta fermacavo, l'effetto di pulizia è garantito. Non occorre nemmeno essere molto accurati, in quanto ciò che resta sotto la scrivania, non si vede. Ho preferito utilizzare tastiera e mouse wireless per aumentare ulteriormente l'effetto di pulizia, mentre tutti gli altri cavi del computer restano nascosti nelle rispettive zone. Infine entriamo nella zona relax, dove ogni attività acquisisce un tocco in più. Chi non ha mai sognato di giocare comodamente dal proprio letto? Sicuramente è un sogno comune di chi vuole conciliare divertimento e riposo, ma la strada da intraprendere non sempre è semplice. Diamo un'occhiata. La configurazione è quanto più semplice possibile. Un divano e una televisione. Non si potrebbe chiedere di più. Ma se poi all'occorrenza quel divano si trasforma in un letto con un semplice gesto di mani, allora la storia inizia a farsi un po' più interessante. Ma se poi scoprite che quel tizio sta giocando al PC, situato in una postazione differente, con un joystick della PS3 e soprattutto senza fili, allora sì che la storia inizia a farsi davvero interessante. Ma andiamo per ordine. Ora parte il mini tutorial, fate partire il tutorial. Come si fa a duplicare la schermata video del PC dal monitor fino alla TV senza ritardi dell'immagine di alcun tipo? Ci sono tanti metodi che permettono, per esempio, di condividere l'ingresso video attraverso la rete o di streamare grazie al dispositivo integrato. Sono soluzioni belle, ma abbastanza costose e, almeno per la mia realtà, superflue, dato che la TV si trova a pochi passi dal monitor. Alla fine ho applicato la soluzione più semplice ed economica, ma non per questo meno efficace. Un cavo HDMI lungo 20 metri più uno splitter HDMI. Con un po' di pazienza e un po' di biadesivo forte è stato possibile fissare il cavo lungo tutto il perimetro che va dal PC fino alla TV. Se poi si aggiunge anche il fatto che il cavo in questione è poco invasivo e poco visibile, l'effetto di pulizia è garantito anche in questa situazione. Lo splitter HDMI invece, installato sul retro del PC, contribuisce a sdoppiare la sorgente video in due uscite, una diretta al monitor e una diretta alla TV. In tal modo non dovrò continuamente cambiare cavo per scegliere lo schermo nel quale visualizzare l'uscita video. Una comodità che, a lungo andare, si fa sentire, e non poco. Ma come si fa a riciclare un joystick PS3 trasformandolo in un perfetto controller per giocare al PC? Niente di così difficile. Procedure di questo tipo, una volta impensabili, sono ormai all'ordine del giorno e possono essere effettuate in pochi passaggi. L'occorrente è definito dal joystick in questione, da una pennetta Bluetooth acquistabile anche dai cinesi e da una manciata di software. I più smanettoni magari staranno pensando a Motion Joy o a BetterDS3 Tool. Cambiate idea, ma soprattutto cambiate software. Sconsiglio questa accoppiata, perché almeno nel mio caso i driver in questioni presentavano dei problemi. I driver non si installavano se non si impostava la data del 2014 e soprattutto, mannaggia a loro, per abilitare il collegamento dovevo di volta in volta staccare la pennetta, sempre. Altrimenti non funzionava mai niente. L'alternativa che vi propongo funzionerà sicuramente, X-Input Wrapper, prodotto da un certo Scarlet Crush,
che poi non ha più continuato il progetto per motivi sconosciuti. Ma alcuni suoi fan sostengono che sia stato divorato dai lupi e quindi adesso il progetto continua in maniera non ufficiale con SCP Toolkit Driver. Il software ufficiale a me va benissimo. Basta collegare una pennetta e un joystick, installare il driver del controller 360, scompattare, avviare l'installazione dei componenti del software e il gioco è fatto. Giocherete al vostro PC con la stessa comodità di una console. E inoltre, se avete, che ne so, come me un joystick della PS3 che non usate più, invece di comprare un nuovo joystick per giocare al computer, utilizzate quello che già avete. Così non dovete neanche spendere soldi in più. I finali nei video non sono proprio il mio forte, quindi invece di salutarvi vi notifico un cambiamento positivo riguardo l'attività dei miei social. Avete presente Google Plus, quella cosa che tutti abbiamo ma che nessuno di noi utilizza? Ecco, vedete che lì inizierò a caricare dei post inerenti all'attività del mio canale, come backstage, domande e risposta ai vari commenti, anticipazioni sui video, cose così. Mi trovate sempre su Facebook, dove caricherò dei contenuti di vario genere e dove risponderò ai vostri messaggi personali, se mi va. Inoltre ho da tempo realizzato un sito web che non ho mai pubblicizzato perché, lì riporto altri contenuti, come una lista aggiornata del mio setup, le domande che mi vengono poste più frequentemente, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete dare un'occhiata, siete liberi di farlo. Se volete darmi dei consigli, siete liberi di farlo. Se volete farmi domande, siete liberi di farlo. Ma se volete insultarmi, andate a cagare.